Carissimi, l'estate quasi volge al termine, anche se sentite un po' di fruscio nel microfono, ancora il ventilatore acceso. Però cosa succede nei nostri smartphone in generale, Android, iPhone che siano? Si accumulano un sacco di foto e di video, anche se adesso ovviamente la ricerca è molto più semplice, abbiamo tutta questa intelligenza artificiale che ci aiuta a cercare le foto e video, ma resta sempre un problema perché le foto poi vanno un po' nel dimenticatoio, no? C'è chi ovviamente stampa i libri, chi stampa i fotolibri, chi se le stampa anche su cartaceo, chi se le stampa con la stampante, però resta sempre un problema abbastanza enorme questo ammasso di foto. Vi presento una pennetta economicissima Lightning e USB-C per andare a fare i backup non solo delle vostre foto preferite, poi potete passarle anche sul computer perché è anche USB-A. Quindi, detto questo, io sono Gennaro, in questo canale si parla di accessori, di applicazioni rivolte al mondo dello smartphone, soprattutto per la creatività. Quindi ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Andiamo a vedere cosa c'è in questa scatolina. Gioco di surround. Non ci resta che andare a vedere in questa scatola di lamiera, perché è una scatoletta di lamiera, cosa si nasconde. Molto carina però, devo dire la verità, perché anche se lamierino è carina. Dentro c'è una specie di protezione, ok, e i manuali. Ecco, c'è un primo dubbio che ho avuto perché non riesco a trovare l'applicazione per Android. Ragazzi, non lo so. E anche come si inserisce la penna per farla diventare USB-C non è che sia molto carino. Però ovviamente io l'ho presa per iPhone, infatti vedete che di qua c'è proprio il Lightning con la sua protezione, ok? E tirando su questa levettina qua, ecco, bisogna fare attenti quando si inserisce nel computer, bisogna tenere ben premuta questa, diciamo, questa plastica, questa, come vogliamo chiamare, questa levetta, perché se no rischia di andare, ok, indietro. Quindi da una parte Lightning e da una parte USB-C. Ecco, questo è l'adattatore, questo è l'adattatore per USB-C, che si inserisce così. Adesso non si capisce un bel ecco qua, si inserisce così, vedete, si inserisce in questa maniera qua, ma io non lo so se non sono riuscito a trovare l'applicazione, anzi vi porta su un sito che praticamente quasi è un virus, quindi bisogna stare molto molto attenti con quello che si diciamo scarica sui nostri smartphone, compreso iPhone, quindi non è che possiamo stare tranquilli, ma diciamo non tanto allegri. Adesso ci trasferiamo sull'iPhone perché vi faccio vedere come si installa. Ecco, la prima inserimento della chiavetta, se non avete installato il software, si installerà automaticamente, ma visto che io l'ho già installato sull'XS per provarlo, non so sull'iPhone 13 se me lo chiederà. Cioè si installerà automaticamente. Se non si installa automaticamente lo trovate nell'Apple Store. Andiamo subito a vedere come si utilizza. Semplicissimo. Bene cari amici, andiamo a inserire ora la pennetta nel Lightning. Quindi andiamo qua e se tutto va bene vedete che praticamente abbiamo ora, ok, sullo schermo ci dice di scaricarla. Ecco qua l'ho già scaricata, ma lui praticamente se ne frega e mi dice di scaricare di nuovo. No, comunque ve lo dico veramente, quando la installate per la prima volta su un altro dispositivo che non è quello che l'avete già installata, ovviamente lui non si installa più così automaticamente, ma si va praticamente nell'Apple Store e si va a recuperare. Ok, andiamo all'interno, prendo il mouse Tung. Ecco, col mouse è tutto più chiaro. Allora, qua abbiamo innanzitutto uno storage interno, quindi qui possiamo backupare delle cose, ma all'interno del nostro iPhone, ok, nell'applicazione diciamo. Invece qua abbiamo proprio il nostro storage, vedete, questo è da 512 giga, qua ci sono tutti i manuali e vi accorgete che se andiamo su Android, quello che vi ho detto prima, se andiamo giù vedete io cercavo questa applicazione qua che non ho trovato, adesso la ingrandiamo, ok, questa applicazione qua che non ho trovato, quindi se l'avete trovata voi mandatemi il link
però quello del Google Store, non Google Play, non quello che si trova in internet che poi si scaricano altre cose, e io la porterò anche per Android per far vedere se funziona bene. Torniamo indietro e qua troviamo diciamo le prime cose da poter fare. Innanzitutto qua foto, possiamo andare a iniziare a fare dei backup, dobbiamo dare ovviamente la nostra approvazione, e qua abbiamo tutte le nostre foto che abbiamo nel nostro iPhone. Quindi andiamo in preferiti e possiamo andare qui modifica e andare a cliccare su quello che noi vogliamo backuppare, anche video ovviamente, così 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 così. Ecco, attenzione che c'è anche il tasto di cancellazione, quindi non lo provo perché non so se ti dice sei sicuro o no. E qua abbiamo il tasto copia. Ecco, è molto, diciamo, le cose funzionano così: dobbiamo copiare e andare a incollare dove vogliamo. Vedete che abbiamo anche qua lo storage interno, ma sarebbe nell'applicazione, come ho detto. Qua andiamo qua, ovviamente possiamo creare una cartella foto. Ok, a questo punto la cartella, vedete, appare da qualche parte qua sopra, ok, perché abbiamo anche qui da una parte un menu, mi sembra, no, non c'è un menu, ce l'abbiamo da un'altra parte, bene, vabbè. Andiamo qui e facciamo in qua, incolla, copia qui. A questo punto vengono copiati i nostri nostre foto. Ecco, ci dice se vogliamo scaricarle. Questi ovviamente i miei sono su iCloud, quindi praticamente questo è il messaggio che appare se avete foto su iCloud. Fa caldo oggi, allerta arancione a Genova. Vabbè, qua siamo a soli, però vabbè. Torniamo indietro, andiamo nello storage, andiamo qui e vedete che praticamente i nostri media sono apparsi qua. Ecco, volevo vedere, dunque qua sono foto, poi andiamo, possiamo navigare, vedete, ok? No dai ragazzi, abbastanza veloce anche, è abbastanza veloce. Ho preso un video forse? No, è abbastanza velocina, devo dire la verità, non è una lumachina, quindi no, il video non l'ho preso, però vabbè, a voi la prova. Qui possiamo andare a condividere questa foto, ovviamente le solite condivisioni che abbiamo. E qua sotto cosa abbiamo? Abbiamo le frecce per andare avanti e indietro, il tasto di cancellazione e il salva, penso che sia salva nel rullino fotografico. Ok, l'abbiamo salvato nel rullino fotografico. Annulla, andiamo indietro, poi vi faccio vedere come si cancella, ovviamente. Qua abbiamo sempre vuoto, pensavo che le salvasse qua. Andiamo a vedere la cancellazione è molto semplice, o è individuale delle foto, quindi andiamo nella cartella, modifica, clicchiamo sulle foto da eliminare e andiamo sul, ecco qua abbiamo anche qua il duplica, ok, questo è il duplica, vi faccio vedere subito, ok, cioè no, questo è il duplica, sì, questo è il copia e le possiamo copiare da un'altra parte, mettiamo che adesso le vogliamo copiare qua, il procedimento è lo stesso, ok, e poi abbiamo qua il sposta, qui invece le sposta fisicamente, quindi adesso le dovrebbe andare a levare di là, sì, vedete le ha levate praticamente da questo, diciamo dalla posizione originale. E poi in ultimo cosa abbiamo? Selezioniamo ancora, abbiamo questi tre puntini che ci permettono di fare il rinomina, ok, possiamo rinominare, chiudere a chiave, bloccare, ok, o zippare, sbloccare zip e salvare sull'album fotografico, quindi direi che è molto molto simpatica come funzione. E poi c'è il tasto ovviamente di cancellazione che ce l'abbiamo qua, ok, possiamo cancellare. E qui sotto in ultimo abbiamo il tasto sempre di condivisione, possiamo andare a condividere, possiamo andare a mandare via WhatsApp, praticamente tutte le cose che abbiamo, ok, solite, abituati a vedere nel nostro iPhone. Qui abbiamo anche il seleziona tutto, quindi molto completa come funzione. Andiamo indietro, fine, indietro. Ecco, come cancellare una cartella intera? Molto semplice. Modifica, la selezioniamo e andiamo qua sotto. Ecco, la cosa che abbiamo visto che no, ci chiede, ok, perfetto, ok, continuare, cancella tutta la cartella, perfetto, abbiamo già visto tutte le belle funzioni, siamo a posto. Andiamo indietro, scusate, seleziona fine, andiamo indietro. Ecco, cosa c'è ancora da vedere? Qua non ho capito queste cose qua, power bank, ma si vede che possiamo
o alimentare questa penna, però non ci proverei, con una semplice USB, oppure lasciamo stare. Invece qua abbiamo una cosa simpatica, la possiamo backuppare i nostri contatti. Questo non è male. Backuppiamo, vedete, continua, consenti l'accesso, consenti, e qua sta facendo il backup. Ora ci ritroviamo qua, ok? Il backup nostro fatto, vedete questo qua. Quindi se andiamo a cliccare, ovviamente lui ripristina. Per cancellare ovviamente questo backup, se ovviamente ne avete fatti tanti, andate sempre all'interno della pennetta e vi ritrovate qua, vedete qua dentro, qui c'è una cartella proprio dove li mette tutti, quindi possiamo fare la stessa cosa, andare qua, modifica, selezionarlo e andarlo a cancellare. Quindi avete visto diciamo il modo di utilizzo è molto semplice, ok? Non è niente di strano, non c'è più niente. Qua sotto cosa abbiamo? Ah, qua sotto abbiamo delle impostazioni, quindi vabbè, queste andiamole a leggere se le riusciamo a capire, perché sono tradotte ovviamente così. Allora, mostra file nascosti, molto bene, modifica estensione dei file, non ci interessa. E qui invece girare touch id e password code, quindi qua potrebbe essere l'accesso con il face id alla nostra cartella o quello che sia, ma lasciamo stare. Modifica codice, vabbè, se vado qua ovviamente modifica codice, mi chiede la password, ok, e sotto abbiamo sempre le solite cose, privacy e roba del genere che tanto non esistono, quindi va bene così. E poi basta, ragazzi, è molto semplice, come ho detto il funzionamento è molto semplice, quindi non c'è più niente da dire. Per ovviamente staccare la pennetta vi consiglio di chiudere l'applicazione, ok? Chiudiamo l'applicazione e stacchiamo la pennetta, senza l'applicazione ovviamente accesa, ma questo per preservare un po' i dati. E poi andiamo a metterci il tappino per non perdere, ok, il tappino, e per non rovinare il connettore Lightning. Carissimi, allora avete visto questa pennettina molto carina, piccola, diciamo che non stiamo a vedere materiali, non stiamo sempre a focalizzarci su queste cose. Le cose che costano poco, non sempre, ma alle volte sono ovviamente plastichetta e roba ovviamente che si può rompere molto facilmente, però l'utilizzo, diciamo, lo scopo dell'utilizzo di questa pennetta è il backup delle vostre foto e vostri video. Peccato che non sono riuscito a vedere quella per Android. Vabbè, come ho detto, se trovate l'applicazione solo sul Google Play, mandatemela nei commenti. A questo punto, ragazzi, è giunto il momento di condividere questo video nell'etere di tutto il mondo di internet. Fatemi crescere, arriviamo a 5.000, ragazzi. E quindi in ultimo vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in un futuro prossimo, in quest'estate. Adesso arriva Ferragosto, quindi ragazzi, non so se lo posterò prima o dopo Ferragosto. Comunque, buon Ferragosto a tutti e un abbraccio stellare e estivo a tutti.